Ciao belli, oggi andremo a risolvere finalmente il problema del freno a mano della nostra BMW E87. Da quello che ho capito è un problema noto in BMW, di questi freni a mano che non frenano, bisogna tirarli a bandiera per far sì che si blocchino le ruote posteriori. Perciò prima andremo a lavorare in questa zona e poi soprattutto sulle ruote posteriori. Ma direi di partire a step, quindi diamoci dentro. Per prima cosa andremo a fare leva in queste zone qua per riuscire ad alzare e staccare questa parte qui. Aiutatevi con una palettina in plastica che così non graffiate niente. Ecco qua. Ragazzi, questa è la situazione dopo averlo smontato, molto semplice. Dovremo giocare con quella molla qua sotto, proprio questa qui. Dovremo riuscire a freno a mano. Eccoci qua. Dovremmo spingerla all'indietro. Ok ragazzi, vedete adesso dove è finita la molla? Dovete spingerla fino in fondo, fin quando non sentite tac e lei si blocca in automatico. Mi raccomando, fatela con ovviamente il freno a mano a riposo e lasciate le marce in folle, perché adesso dobbiamo lavorare sulle ruote posteriori, dobbiamo smontarle. Io per sicurezza ho messo questi blocchi sulle ruote anteriori in modo da non farle spostare. Comunque vi lascio il link in descrizione se avete bisogno. Dunque ragazzi, arrivati a questo punto, vedete quella coroncina là dentro? La riuscite a vedere? E bisogna infilare dentro il nostro bellissimo cacciavite piatto e far roteare questa rotella verso il basso. In questa maniera ci sono le ganasce del freno a mano che si allargano e vanno a sbattere contro il disco, e in questo modo va a bloccare completamente il disco. Noi dobbiamo riuscire a fare questa operazione, quindi cercate bene in questi buchini, cercate di trovare questa nostra famosa rotellina. Ecco, vedete che non si muove più. Anche vi giuro che anche con una mano, anche con due mani non ce la farei comunque a muoverlo, però non bisogna lasciarla così. Fate conto che adesso il nostro freno a mano è in riposo, quindi gli diamo solamente qualche click, un paio di click per riuscire a muoverlo. Deve poter girare senza attriti, altrimenti vi frenerà anche quando andrete in giro, quindi mi raccomando non esagerate, piuttosto fate delle prove su strada prima di ultimare le modifiche. Adesso rimontiamo la ruota su questo lato e facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Ok, perfetto, rimontiamo la ruota e poi andremo al nostro freno a mano. Eccoci qui ragazzi, ormai ci siamo. Adesso non dovremo fare altro che risbloccare la molla e vedere se il nostro amico freno a mano frena. Vediamo se riesco a farlo anche con una mano sola. Dovete solo fare leva dentro a questa, c'è una molletta che tiene fermo questa molla all'interno che esce da questa fessura. Basta sbloccarla e la molla si smolla. Quindi adesso dovrebbe funzionare. Wow, porca troia, sentite com'è subito pronto. Allora, quindi direi rimontiamo il tutto e proviamo il freno a mano. Siamo arrivati al momento della verità ragazzi, e adesso proveremo il nostro freno a mano. Come potete vedere adesso è a riposo, andiamo a click. Ok, vediamo. Sì, si sposta, ok. Secondo click, ancora un pochino, d'accordo. Terzo,
Ancora un pochino. Quarto. Quinto. Bene ragazzi, direi che sul piano ci siamo. Andiamo a provarla in salita. Questa salita è perfetta per provare il nostro freno a mano. Ok, salitina. Vediamo a quanti click si dovrà fermare. Mettiamola in folle. Abbiamo intanto il piede sul freno. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, al quinto si è fermata e abbiamo 2 ruote sull'erba. Oh là, vedete? È molto più inclinata di quello che sembra. Direi non male come risultato. Perfetto ragazzi, il freno a mano tiene pure in salita senza doverlo tirare su a bandiera in verticale finalmente, quindi vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi ragazzi, se vi è stato utile, se vi è piaciuto questo video, lasciate un like, iscrivetevi al canale, bastardi, iscrivetevi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao belli!